sogno è l'intento di un progetto, è la capacità appunto di fargli avere una vision, di definire una mission, cioè questo è quello che è la capacità di dire noi da qui a 3 mesi, da qui a 1 anno, da qui a 5 anni ci immaginiamo che saremo lì, che avremo fatto questo e questo sarà il nostro futuro. L'ordine è tutto quello che permette a questo sogno di prendere una forma concreta, ma di cominciare a diventare qualcosa di agibile. E, per cui per esempio il fatto di avere in azienda ruoli, quindi persone che hanno responsabilità diverse, skill differenti da parte delle persone, avere per esempio processi con cui vogliamo fare le cose, sapere che vogliamo lavorare utilizzando le impact map e una task board, quindi tutte queste cose qui sono quelle che permettono di dare ordine a questo film che ci stiamo facendo. E l'azione vera e propria è proprio l'attività produttiva che si basa sulle capacità delle persone. Queste cose qui, che adesso sono molto vaghe a livello più, come dire, di come funzionano le organizzazioni, possono essere riportate anche a quello che noi facciamo in Agile, o Agile, secondo come ti dico. La capacità di envisioning si traduce poi nel fatto di avere un backlog con della roba da fare. Cioè io mi immagino che in futuro potremmo fare questa attività, potremmo fare questa, potremmo fare quell'altra, eccetera. Mi immagino che si svilupperanno le cose in un certo modo. L'ordine è appunto dovuto al fatto che, specialmente in Scrum, abbiamo ruoli definiti, con responsabilità definite. Abbiamo degli eventi definiti, sappiamo che le persone per esempio fanno uno sprint planning, fanno una retrospettiva, fanno un daily scrum, eccetera, eccetera, quindi ci sono dei momenti di incontro ben definiti e ci sono delle attività di pianificazione che fanno parte di pianificazione continua, di costante ripianificazione, che fanno parte di quel modo di lavorare. Mentre ovviamente la parte di produzione invece sono le cose che poi in pratica facciamo. No? Il fatto è che queste 3 cose comunque servono ad alimentarsi l'una con le altre, cioè tu hai una vision, hai un sogno, okay? Tramite l'ordine lo trasformi in azione, quell'azione produce un passettino avanti che probabilmente alimenta questa tua vision o ne crea una nuova, cioè è una dinamica tra queste 3 cose, non sono statiche, non sono distinte tra di loro. Queste cose hanno anche una controparte, che è questa. Funziona molto bene in italiano perché sogno diventa bisogno, ordine diventa disordine e azione diventa reazione. No? Parte delle nostre attività sono mosse dal fatto di volere una cosa, okay? E parte delle nostre attività sono dovute al fatto che bisogna fare delle cose. Okay? E queste 2 cose sono costantemente attive. La cosa importante è riuscire però probabilmente a fare in modo che ci sia una dialettica sana tra quello che voglio fare e quello che devo fare.